Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e in questo video confrontiamo loro due. Nel video di settimana scorsa vi avevo parlato di lui, del Thule Aion 28 litri e vi avevo anche promesso un confronto diretto tra questo e il mio zaino dei North Face Borealis Classic. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Ed iniziamo dal volume. Abbiamo 29 litri per il Borealis Classic e 28 litri per il Thule Aion. Però questo, a differenza del Borealis Classic, può arrivare fino a 32 litri, come vedremo dopo. Il peso da vuoto è sostanzialmente simile, parliamo di circa 1200 grammi, qualcosina in meno per il Borealis Classic, però nel complesso siamo lì. Materiale esterno nylon e poliestere per il Borealis Classic, idrorepellente ma non impermeabile. Mentre abbiamo poliestere riciclato per il Thule Aion e qui il tessuto è completamente impermeabile. Adesso vediamo un po' più nel dettaglio la parte esterna di tutti e due gli zaini. Il Borealis Classic ha un design naturalmente molto più sportivo ed è caratterizzato dalla presenza di questo elastico per poter bloccare degli accessori esternamente allo zaino, con alcuni dettagli, come vedete qui di fianco, riflettenti. E qui in alto una tasca con cerniera, piccola ma non troppo, perché qui dentro ci va un sacco di roba, arriva fin qui. A differenza del Borealis Classic invece il Thule Aion ha un design molto più minimal, come abbiamo detto è impermeabile, frontalmente presenta ben poco, una delle tre maniglie molto piccola e questo spazio qui con un sistema di aggancio ad asole. Come vedete io infatti ci ho messo un moschettone, ma ne possono andare altri due sotto e un altro sopra, credo, in tutto 4. Lateralmente il Borealis Classic presenta da un lato una rete per la borraccia, così come dall'altro lato. Poi ha due cinghie di compressione, una di qua e una di qua, e qui in alto un'altra maniglia veramente molto sottile, però questa è l'unica maniglia che abbiamo sul Borealis Classic. Il Thule invece lateralmente presenta una sola tasca per la borraccia, non in rete ma in tessuto molto resistente, con un elastico qui per aumentare la capacità, abbastanza profonda. Qui in alto abbiamo un'altra maniglia uguale a questa frontale e qui lateralmente la maniglia principale. Sulla parte posteriore invece abbiamo uno schienale rigido su entrambi gli zaini, imbottiti più o meno allo stesso modo, forse leggermente di più il Thule. Entrambe hanno questo canale centrale, questo è il Thule e questo il Borealis Classic, per migliorare il comfort. Sul Thule abbiamo la fascia per inserirlo in alto nel trolley. Gli spallacci sono ergonomici e molto morbidi, però quelli del Borealis Classic hanno dei fori, quindi sono molto più traspiranti. Poi cos'altro? Il Borealis Classic ha la cinghia toracica e la cinghia lombare qui in basso, mentre il Thule ha solo la cinghia toracica. Per quanto riguarda la cinghia lombare, attualmente non è presente, ma può essere aggiunta, perché la genialata di Thule è stata quella di inventarsi un marsupio, una sling bag specifica per questo zaino qui, che può essere utilizzato naturalmente come una normale sling bag, ma quando non serve o quando ci serve una cinghia lombare basta inserire la sling bag all'interno di questo spazio qui e possiamo sfruttare appieno tutte le potenzialità di questo zaino. Per il resto sul retro il Borealis Classic non ha nient'altro, mentre il Thule ha questa tasca qui nascosta in alto, perfetta per inserire il passaporto e arriva fin qui. Ma adesso passiamo all'interno di questi due zaini. Cominciamo con il Borealis Classic. Abbiamo già parlato del taschino frontale esterno qui davanti, poi abbiamo una tasca intermedia che arriva fino in fondo con i classici scomparti organizzatori, un'altra tasca qui con cerniera e un'altra qui dietro. È presente poi il classico laccetto per le chiavi e poi qui dietro abbiamo lo scomparto principale, super capiente. Io ci ho messo un'infinità di roba e sembra che il volume qui non finisca veramente mai, con uno spazio per computer fino a 15 pollici. Il Thule Aion invece è molto diverso, perché non ha una tasca esterna, ma la tasca esterna che ha il Borealis Classic di fuori, il Thule ce l'ha qui all'interno. È rivestita in tessuto morbido, è abbastanza capiente ma forse un pochino meno rispetto a quella del Borealis. Abbiamo lo spazio con i vari scomparti organizzativi come quelli del Borealis Classic, con l'accetto per le chiavi, una tasca qui dietro e la tasca non arriva fin sotto perché arriva fin qui, quindi è più piccolo nel complesso. Poi abbiamo una seconda cerniera che, come vi ho anticipato prima, permette di passare da un volume di 28 a un volume di 32 litri. E la differenza si vede. Adesso la chiudiamo, vi faccio vedere la cerniera centrale che permette di accedere allo scomparto principale come per il Borealis Classic. Però la vera figata di questo zaino, che lo rende perfetto per viaggiare naturalmente, perché è stato pensato per questo utilizzo, è l'apertura per la sua interezza, come se fosse una valigia. E abbiamo sulla parte posteriore una tasca per computer fino a 16 pollici, molto morbida, un'altra tasca per tablet fino a 12 pollici, un pochino quindi più piccola di quella posteriore, e un'altra tasca con
cerniera molto capiente per organizzare vari accessori elettronici. Poi abbiamo un'altra genialata di Thule, questo divisorio qui, che oltre a tener compresso ciò che mettiamo nello scomparto principale, ci permette di inserire da qui oggetti bagnati, vestiti sporchi, liquidi, il tutto per tenere il resto dello zaino all'asciutto e al pulito. E qui dietro abbiamo lo scomparto principale. Adesso quindi andremo a riempire tutti e due gli zaini con le stesse identiche cose e vediamo un po' come si comportano. Ok, ecco qui i due nostri zaini e qui di fianco ho preparato un bel po' di vestiti per riempire prima questo zaino e poi questo per vedere le differenze. Cominciamo con il Borealis Classic. Ed ecco qui, abbiamo riempito soltanto la tasca principale, abbiamo come vedete un po' di spazio qui davanti per mettere oggetti più piccoli, accessori elettronici, però lo scomparto principale è pieno. Adesso ve lo faccio vedere come mi sta addosso e poi sposteremo tutti i vestiti da qui al Thule. E adesso siamo pronti per riempire il Thule. E anche il Thule è pronto. Così come lo vedete è praticamente un 28 litri e sembra quasi pieno, però possiamo passare da 28 litri a 32 aprendo questa cerniera qui e come vedete, come per magia, abbiamo 4 litri in più e la differenza si vede. Adesso andiamo a provarlo e vediamo un po' come mi sta. Bene, come avete visto è entrato tutto perfettamente in tutti e due gli zaini. È stato evidente che nel Borealis Classic lo spazio a disposizione era ancora presente, soprattutto nella tasca anteriore, mentre il Thule sembrava aver raggiunto la massima capienza, andava pochissimo altro. Però poi passando dai 28 ai 32 litri lo spazio a disposizione aumentava un bel po'. Riguardo il prezzo, la differenza tra i due zaini è di circa 50 euro, infatti il prezzo di listino del Borealis Classic è intorno ai 120-130, mentre quello del Thule Aion è intorno ai 180. A me piacciono un sacco tutti e due, veramente, ma se dovessi consigliarvi l'acquisto di uno dei due zaini vi direi Borealis Classic se non avete esigenze specifiche, perché è uno zaino perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo e il rapporto qualità-prezzo è tra i migliori sul mercato, mentre vi consiglio lo zaino Thule Aion se cercate uno zaino specificatamente pensato per viaggiare e se avete un budget leggermente più alto. E voi cosa ne pensate? Quale dei due vi piace di più? Quale dei due possedete? Quale dei due vorreste comprare? Parliamone nei commenti. Questo video quindi giunge al termine, spero che vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi lascio tutti i link utili in descrizione. Inoltre vi chiedo di lasciare un like per sostenere il canale e di iscrivervi per non perderci di vista. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!